Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Tornati sul canale con questo video decisamente inusuale perché non avevo mai fatto unboxing fino ad oggi. Ma visto che mi trovo con questa montagna pazzesca di pacchi, ho detto facciamo un mega fake unboxing, così vediamo se il format vi può piacere e in più vi do un'anticipazione di quello che accadrà sul canale, lasciatemi dire, con i ritmi che ho nei prossimi 2 mesi. Ma prima di iniziare ad aprire tutti questi pacchetti, che in verità sono già praticamente tutti aperti perché sono troppo curioso quando arriva la roba, vi dico andate subito a iscrivervi qua sotto perché ognuno di questi prodotti avrà il suo video dedicato. 67 Lab. Allora, iniziamo dalle cose piccole. Creality Scan Ferret. Uno scannerino di Creality, guardate che bella valigetta, e guardate soprattutto quanto è piccolo. Ho già provato a utilizzarlo, ho già fatto qualche test e vi dico che funziona veramente bene. Ovviamente non semplicissimo da usare come tutti gli scanner. Tanto per farvi vedere, nella confezione il trepiede che fa anche da power bank e il supporto per telefono. Scanner interessantissimo perché funziona anche col telefono e anche con l'applicazione, che risulta essere fatta abbastanza bene da quel che ho visto. Non anticipiamo altro e andiamo avanti. Questo in verità non so se lo porterò sul canale, si tratta di uno smartphone. Si tratta del Cubot P80. Perché ho preso il Cubot P80? Questo qua in verità l'ho acquistato perché avevo bisogno di uno smartphone Android, come sapete ultimamente ho un iPhone, proprio per andare a testare lo scanner e un altro oggetto che in verità ora non vedo, che è qua dentro e di cui purtroppo non vi posso dire assolutamente nulla. Ma no, mi spiace, ho anche firmato l'NDA. Lo vedrete molto presto. Quindi, come dicevo, Cubot P80. Uno smartphone entry level con delle buone caratteristiche, con una buona memoria 8 GB e 256 GB di storage, senza alcuna pretesa, costa sui 150 euro, ma come vi dicevo mi serviva un qualcosa che avesse Android per poter provare un po' di attrezzatura. Passiamo a pacchetto di Oto, che fortunatamente, e dico fortunatamente perché ha dei prodotti veramente fighissimi, mi ha mandato un altro prodotto e si tratta di un'idropulitrice a batteria, quindi senza bisogno di attaccarla alla corrente abbiamo questo bel pistolone sotto il quale si attacca la batteria, guardate che bella, e il tubo che va a pescare direttamente da un secchio che in verità mi deve ancora arrivare. Ovviamente si può usare un secchio qualunque, però quello di Oto è più figo. Proseguiamo con attrezzatura per il nostro PC, in verità per i nostri NAS. E si tratta di questi due SSD direttamente da Western Digital, SSD della serie Red, quindi specifici per l'utilizzo nei NAS. Di NAS che usino gli SSD M2 non ce ne sono tantissimi e onestamente sono piuttosto cari, però richiedono anche loro hard disk che siano progettati per durare nel tempo, con molte scritture, molte letture e un funzionamento praticamente continuo. Questi sono due di quelli. L'SN700, quindi altissima gamma, fino a 3500 megabit per secondo, e l'SA500 invece diciamo entry level fino a 500 mega al secondo, comunque già relativamente veloci. Andremo poi a vedere tutte le differenze. In questo momento non ho un NAS che funzioni con gli M2 e allora mi sono procurato un case che è il magnifico ROG, lo Strix Arion di Asus, che oltre a essere tamarrissimo è veramente costruito in un modo pazzesco. Lo vedrete nel video degli SSD, che ovviamente andrò a testare anche all'interno di un PC per vedere proprio le loro caratteristiche al top. Proseguiamo, vediamo cosa c'è qua dentro. Qua dentro Iswitz mi ha inviato la sua serratura smart, la Iswitz Smart Lock, che è molto figa perché può essere utilizzata su qualsiasi serratura senza andare a cambiare il nottolino, in quanto la parte che teniamo all'interno, quella diciamo smart, quella che va a aprire la porta in automatico, lavora direttamente sulla chiave. In più, questo qua è il kit completo, vedete che nella confezione c'è anche il combinatore per andare a aprire la porta tramite combinazione direttamente dall'esterno. Come sapete l'attrezzatura per la sicurezza mi piace molto, per cui sono felicissimo di provarlo e sono anche felicissimo di provare la prima telecamera solare 4G che porto sul canale, che è questa
Citronics, quindi marchio non troppo conosciuto, perlomeno quando mi hanno contattato era la prima volta che lo sentissi, dove abbiamo il pannellino e una super telecamera che pesa mezzo chilo, con delle caratteristiche che sembrano essere sulla carta molto buone e le due antenne, perché qua dentro andiamo a inserirci una SIM che tra l'altro mi danno anche nella scatola una SIM di prova con 100 mega di traffico, con la quale si potrà interrogare la camera per circa un'ora di lavoro. Lo utilizzerò poi per la recensione. Allora, a questo punto resta sulla scrivania tutta la parte relativa al making, che vi dico la verità è composta al 90% di incisori laser e ce n'è veramente per tutti i gusti. Lasciamo da parte un attimo questo, che secondo me è uno di quelli che vi interessa di più, anche perché è la super novità del momento. Passiamo invece da questa parte dove abbiamo Acmer, come avrete già letto dall'inizio del video. Acmer è questo brand che non produce tantissime macchine. In questo momento mi pare abbiano 3 macchine sul loro sito. 2 di queste sono qua sulla mia scrivania, con tutti gli accessori relativi. Il primo che abbiamo qua davanti è l'Acmer P1, un laser da 10 watt, diciamo quello entry level di Acmer. Vediamo se riesco a farvi vedere almeno il modulo. Guardate qua che bel modulo, sembra veramente molto ben costruito e sono molto curioso di provare questi laser della Acmer perché, come avete visto dal modulo, sembrano molto ben costruiti e non sono fatti con i classici profili 20x20 o cose del genere, ma tutti profili, tutte strutture personalizzatissime. Vi dicevo, abbiamo il laser, mi hanno mandato il modulo rotativo per andare a incidere gli oggetti cilindrici, che sembra anche lui molto ben realizzato e che tra l'altro ha anche questa che può sembrare una banalità, ma è il supporto per andare a sorreggere, per esempio, che so, il calice di vetro, calice che appoggerà col corpo sui rulli del roller e con lo stelo per esempio qua sopra, in modo da tenerlo comunque orizzontale anche se la forma è irregolare. Parlando sempre di accessori, non ve lo faccio vedere perché è completamente smontato, ma vedete che c'è, abbiamo compagnia. Ma vedete che c'è il ventolone e il tubo di aspirazione, qua dentro c'è la struttura con la quale sigillare il nostro laser e andare ad aspirare via i fumi. Realizzato con dei profili di metallo e con una copertura che non so ancora come sia realizzata, non sono ancora andata a vederlo. Continuando con gli accessori, la cosa fondamentale. Guardate qua che bello scatolotto, e questa è la pompa per l'Air Assist. Air Assist che da quello che ho visto non è automatico, però comunque abbiamo il kit con questo bel compressore che sembra essere realizzato molto bene e che tra l'altro ha anche un variatore per andare a modificare la portata anziché andare a chiuderlo con il tubo. Lasciamo qua fuori così non perdo altro tempo. Vado a togliere l'Acmer P1 e cosa ci trovo dietro? Il bestione, l'Acmer P2. Cos'è l'Acmer P2? Il top di gamma di Acmer, quindi una macchina molto più prestante. Guardate la bestia, guardate che modulo meraviglioso, vedete che è grande così. Sapete cosa significa, vero? 20 watt. Sbagliato, 33 watt. Quindi 6 moduli da 6 watt allineati, promette di tagliare veramente roba da paura. Se ero curioso di provare l'Acmer P1, l'Acmer P2 sono veramente impaziente e purtroppo devo ancora aspettare a recensirlo perché devo fare un sacco di roba prima. E non posso nascondervi anche questo oggetto, che è il profilo principale, quello frontale, dell'Acmer P2. Pulsante d'emergenza, pulsantini di accensione, chiave, sensore di fiamma, qualsiasi cosa. Sembra veramente un prodotto top, che sulla carta potrebbe diventare anche uno dei miei preferiti. Ma andiamo a ritirarlo e non diciamo nulla fino a quando non lo abbia provato. Tra l'altro Air Assist questa volta integrato. Mamma mia che bello. Basta, chiudiamo. E con questo abbiamo finito. No, non abbiamo finito. Aspettate un attimo. Non abbiamo finito perché c'è ancora questo scatolone. Avrete già ovviamente riconosciuto il logo. Di cosa si tratta? Lo scatolone è già vuoto perché la stampante in questo momento sta stampando Flying Bear Ghost 6, stampante che hanno provato già in tanti. Io purtroppo arrivo in ritardo perché quella che mi hanno mandato è stata ferma 2 mesi in dogana. Vi racconterò la storia poi nel video. Per adesso ho fatto i primi test, veramente un'ottima stampante, ma il verdetto finale lo vedrete poi nel video.
Come avete visto, il canale sta crescendo moltissimo e questo anche grazie a voi che lasciate il like sotto i miei video, che soprattutto li guardate e che soprattutto ancora di più vi state iscrivendo in molti. E chi non l'avesse ancora fatto, ricordo ancora una volta di andarsi a iscrivere proprio perché andremo a vedere un sacco di attrezzatura molto interessante. Cavolo, mi ero dimenticato di una cosa. Vi ho detto che questo l'avrei aperto per ultimo. Sapete cosa c'è qua dentro? Qua dentro c'è una cosa che probabilmente aspettate in tanti, che vi avevo già anticipato essere un laser, ma non vi avevo ancora detto cosa fosse. Ta-da! Sculpfun S30 Ultra. In questo caso il laser intermedio di Sculpfun, intermedio nel senso che è la versione da 22 watt. 22 watt, quindi 4 moduli da 6 watt allineati. Sì, lo so, 6 per 4 fa 24, ma un po' di perdita quando fanno questi allineamenti c'è sempre. Sculpfun è uno dei brand che quest'anno ha fatto il botto, ha venduto un sacco di esemplari perché sono molto ruspanti, diciamoci la verità. Profili, nudi, scatoletta in alluminio che chiude l'elettronica e un pochettino grezzi, però che funzionano veramente bene, affidabili e funzionali. A questi laser mancava ancora qualcosetta, come per esempio le sicurezze, cosa che sono andati a implementare sulla nuova serie S30 Ultra. Infatti abbiamo il pulsante d'emergenza più qualcos'altro che andremo a vedere nella video recensione. Curiosissimo di provare questa nuova serie, anche perché come avrete notato dal canale Sculpfun mi sta molto a cuore, è un'azienda con la quale collaboro molto bene e i cui prodotti mi piacciono veramente tanto. Ma qua c'è veramente tantissima concorrenza su questa scrivania, per cui bisognerà capire dove andrà a piazzarsi questa nuova serie. E in questo primo unboxing mi accorgo anche di essere stato un super pasticcione, perché vi ho già detto 2 volte che il video è finito, ma me ne sono dimenticato un altro di laser, perché sono un cretino. E l'altro laser, che magari avrete già intravisto qua, è questo, di cui stranamente non ho ancora aperto la scatola, e quindi lo faccio con voi. Creality Falcon 2, altro laserone da 22 watt che ha una caratteristica incredibile. Guardate qua, è già interamente montato, che è un mega vantaggio. Innanzitutto per me, che andrò a fare video, che non avrò da farvi vedere grosse cose, e poi per tutte le persone che non abbiano tutta questa manualità ad andare a montare un laser, che a volte sono poche viti, ma se non montate bene magari vanno a incidere sulla precisione dei nostri lavori, e quindi veramente top averlo già montato così. In più Air Assist integrato e 1000 altre cosette veramente fighe. Ovviamente non posso che andare ad aprire il pacchettino e farvi vedere anche questo modulo, vorremmo mica offendere Creality. Guardate qua che spettacolo di modulino, tutto molto industrializzato. Pensate che qua c'è anche una porta USB-C, chissà a cosa serva, lo scopriremo nel video. Cazzo, è veramente figo. 22 watt di potenza, di design, mamma mia. Ragazzi, sono veramente indeciso su cosa andare a testare prima, perché tutti i prodotti che vi ho portato su questo tavolo sono veramente di un certo livello. Ci sono anche degli adesivi fighissimi. E questa volta direi che posso chiudere e arrivare davvero ai saluti finali, perché questo qua era stavolta davvero l'ultimo dei pacchi che volevo farvi vedere. In arrivo quindi, come vedete, un sacco di video di prodotti molto interessanti. Lo so che sono quasi tutti laser, però il poterveli portare per farvi capire quale faccia più a caso vostro è una cosa che mi piace veramente tantissimo. Rinnovo a questo punto per la seconda, terza, quarta volta l'invito ad andarvi a iscrivere e ci vediamo prestissimo con qualcosa di più interessante che non un unboxing. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un feedback qua sotto per capire se vorrete vederne altri di questo tipo, per capire cosa porterò sul canale. Ripeto ancora una volta, tutto quello che ho aperto verrà recensito singolarmente. Anche per oggi da Andrea e da 67 Lab è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio, che sarà una recensione. Ciao ragazzi!